Buongiorno a tutti e buona festa dell'Immacolata a tutti. Oggi, dato che appunto è la festa dell'Immacolata, l'8 dicembre, solitamente, almeno dalle mie parti, l'8 dicembre si fa l'albero di Natale e allora ho pensato oggi di fare con voi una decorazione. Io ve la farò vedere come una decorazione shabby chic, ma si può fare tranquillamente anche con filati diversi in modo che la resa sia molto diversa. Allora, andremo a utilizzare due filati insieme. Vediamo se... Ok, adesso è più a fuoco. Uno è una specie di spago, quindi deve essere un po' spesso. Nel mio caso non è spago, è lana, però l'effetto è molto simile. E uno con i glitter brillantinoso, io ho usato l'argento, ma potete usare l'oro, il rosso, il blu, il colore che preferite. E andremo a utilizzare un uncinetto numero 6. Partiamo subito col nostro cappietto, facciamo il cappietto direttamente con tutti e due i fili, 1 e 2, tiriamo bene e andiamo a fare il nostro finto cerchio magico, quindi 4 catenelle, 1, 2. Oggi purtroppo la luce è pessima perché è un giorno molto grigio, però spero che si veda abbastanza bene. Quindi 2, 3, 4. Entro nella prima catenella che ho fatto e faccio una maglia bassissima. A questo punto 1, 2, mi calcola, diciamo, la conto come una mezza maglia alta. Carico il filo e vado a fare un totale di 6 mezze maglie alte dentro l'anellino che ho creato. Quindi questa è la prima, 2, carico il filo, entro, mi porto dietro anche il filo di chiusura, carico, tiro fuori, ho 3 asole sull'uncinetto, carico e faccio passare tutte e 3 e questa è la mezza maglia alta e siamo a 3, 4, 5, 6. Tiro la codina e chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella che ho fatto all'inizio per alzare il lavoro. A questo punto 3 catenelle sono la prima maglia alta. Nello stesso punto faccio un'altra maglia alta. 1 e 2. Ti ho infilato un capello. Dopodiché 2 catenelle, carico il filo, nella maglia successiva entro, 2 maglie alte nella stessa maglia, 1, ecco, avete sentito il rotolo che cade di filo, e 2, di nuovo 2 catenelle, carico il filo, mi sposto nella maglia successiva, 2 maglie alte nello stesso punto, quindi alla fine del giro noi dovremo avere 6 gruppi di 2 maglie alte intervallate da 2 catenelle. Quindi procedo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro faccio le mie ultime 2 catenelle ed entro nella terza catenella che ho fatto all'inizio per alzare il lavoro e faccio una maglia bassissima. A questo punto di nuovo 1, 2, 3. È la maglia alta che corrisponde alla maglia alta che ho sotto. Carico il filo nella seconda maglia alta, faccio un'altra maglia alta, quindi siamo a 2 maglie alte. Ora dovremo fare una piccola decorazione, quindi 2 catenelle,
tengo col dito in modo che ho il riferimento e faccio altre 3 catenelle, 1, 2, 3. A questo punto entro nella prima catenella, delle 3 catenelle che ho fatto, che è la prima dopo le 2 dove ho segnato il punto, quindi 1, 2, 3, entro nella prima e faccio una maglia bassissima. E di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Carico il filo, mi sposto nel blocco successivo di 2 maglie alte e faccio le mie 2 maglie alte sopra alle 2 maglie alte della riga precedente. Di nuovo sono qua, prendo un po' di filo, 2 catenelle, mi tengo bloccato il punto, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella prima delle 3, faccio una maglia bassissima, 1, 2 catenelle e di nuovo il mio gruppo da 2 maglie alte. Ve lo faccio vedere ancora un'ultima volta, 2 catenelle, mi segno il punto col dito, 3 catenelle, entro nella prima delle 3, tiro fuori e vedete io adesso lascio questo punto qua perché tanto non mi serve più avere il riferimento, prendo questo che è il punto di mezzo tra la mia chiusura della maglia bassissima e il terzo punto e faccio la maglia bassissima. Mi aiuta a tenere teso il filo in modo che il passaggio sia più facile. E di nuovo 2 catenelle. E continuo in questo modo per tutto il giro. Una volta fatte le ultime 2 catenelle dell'ultima decorazione, diciamo, dell'ultima punta, vado ad agganciarmi con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto all'inizio per alzare il lavoro. A questo punto andiamo a fare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci spostiamo direttamente nel blocco successivo di 2 maglie alte e nel centro entro e faccio una maglia bassa. Così. Di nuovo prendo un po' di filo, 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salto direttamente tutta questa parte di decorazione dentro nel buco di mezzo tra queste 2 maglie alte e faccio una maglia bassa, non bassissima, è proprio bassa, ok. E continuo in questo modo per tutto il giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maglia bassa. Fatto le ultime 10 catenelle, mi aggancio qua nella maglia bassissima che avevo fatto all'inizio e faccio una maglia bassissima, in questo modo. A questo punto ho questi archi da 10 catenelle. Carico il filo, dentro l'arco, quindi non dentro la catenella, ma semplicemente dentro l'arco in questo modo, vado a fare, ho caricato il filo, 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 2 maglie alte, 1, 2 e una doppia maglia alta, quindi carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro, 2 asole, 2 asole, 2 asole. Dopodiché faccio una catenella, di nuovo 2 maglie alte,
no scusate, una doppia maglia alta, quindi dopo la catenella una doppia maglia alta, di nuovo, e di nuovo torniamo indietro, quindi adesso sì, 2 maglie alte, una, 2 e 3 mezze maglie alte, una, 2 e 3. Arrivata a questo punto mi sposto direttamente nell'arco successivo, quindi carico, entro, di nuovo 3 mezze maglie alte, una, 2, 3, 2 maglie alte, una, 2, una doppia maglia alta, una catenella, una doppia maglia alta, due maglie alte, e 3 mezze maglie alte, una, 2 e 3, e procedo in questo modo per tutto il giro. Una volta arrivati all'ultimo petalo, andiamo a chiudere nella maglia bassa che abbiamo fatto all'inizio con una maglia bassissima, in questo modo. A questo punto semplicemente andiamo a fare maglie bassissime fino alla punta qua, la catenella di separazione. Quindi in ogni maglia faccio una maglia bassissima che sostanzialmente è di rifinitura. Ok. A questo punto siamo arrivati alla catenella di separazione, entro dentro, faccio una maglia bassa e 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e di nuovo sempre nello spazio di una catenella una maglia bassa. Dopodiché ricomincio col mio giro di maglie bassissime in ogni punto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi mi sposto direttamente nell'altro petalo, sempre con maglie bassissime. Se non sto lavorando nella catenella di separazione della punta, io lavoro solo maglie bassissime in questo giro. Di nuovo sono arrivata, manca un punto, sono arrivata alla catenella di separazione, entro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, sempre nello stesso spazio di una catenella, maglia bassa e ricomincio con le mie maglie bassissime. Procedo in questo modo per tutto il giro. Arrivati alla fine faccio semplicemente un'ulteriore maglia bassissima nella prima, sopra la prima che ho fatto all'inizio del giro, e a questo punto posso tagliare il filo. Faccio la mia chiusura e vado a nasconderlo dietro in modo da fissare bene il lavoro. Giusto per un paio di punti, e poi posso tagliare sia questo qua dietro che ho nascosto, sia il centro che comunque ho lavorato all'inizio e quindi è già bloccato. Ovviamente se avete lavorato il codino durante la lavorazione. A questo punto posso prendere i miei 2 nastrini, taglio, prendo una punta
e semplicemente faccio passare 1, 2 e poi faccio il mio nodino qua sopra e poi posso tagliare anche qua. Quindi questi possono essere utilizzati, questo è diciamo il risultato finale, ve lo faccio vedere un po' più alzato che magari lo vedete meglio. Ok, questo è il risultato finale, va ovviamente stirato. Potete deciderlo se lasciarlo così molle, che comunque ha il suo perché. Alcune addirittura non mettono il nastrino, ma lo utilizzano magari come base da cucirne più insieme per fare per esempio un runner natalizio, magari di colori diversi, o dei sottovaso, insomma. Si adatta a diverse cose. Se invece volete proprio usarlo come decorazione da appendere, il mio consiglio è di fare una mistura di acqua e colla vinica 50 e 50, cioè mettete nella ciotolina metà colla vinica e la stessa quantità di acqua e metà acqua. Di solito io la faccio nel bicchiere di plastica, così io ho la metà del bicchiere e poi la riverso nella ciotola perché è più comoda. A questo punto prendete il lavoro, lo immergete per qualche secondo in modo che sia bello impregnato e poi lo lasciate stendere con sotto un foglio di carta forno in modo tale che non si appiccichi a eventuali superfici o altri tessuti. E questo darà la rigidità al vostro pezzo, alla vostra decorazione. Potete metterla sulle finestre, sulle porte, sulle maniglie, ovunque vogliate. Ovviamente anche come chiudipacco, se è un pacco grande, se no potete fare la stessa tipologia di schema che vi ho spiegato, ma con un filato più piccolo, magari solo l'argento e un uncinetto ovviamente più piccolo, e farlo come piccoli addobbi dell'albero piuttosto che sempre chiudipacco un po' più piccolini. Insomma, lo schema si adatta a diverse situazioni, a diverse esigenze. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video e per chi vuole c'è la possibilità di abbonarsi per sostenere il canale e tutti i tutorial che faccio. Inoltre gli abbonati hanno diciamo la priorità sulla decisione di quali tutorial realizzare. Vi ringrazio come sempre e ciao!